Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno, dove troveremo la luna piena in Capricorno. Vi ricordo che ha una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci, perché questo è un periodo dove lo stato emotivo sarà molto più stabile, più razionalità, può aumentare il senso della disciplina, dell'ordine, una visione più realistica, buonsenso e concentrazione, tutte votate su un obiettivo specifico o quantomeno su quelli più importanti. Sentimenti sotto controllo, le azioni calcolate e mirate vi porteranno un periodo di successi, di scoperte e grandi imprese. Di contro dobbiamo fare attenzione a sensazioni di solitudine, di indifferenza, di egoismo, di freddezza, pragmatismo eccessivo, può aumentare la riservatezza e l'insensibilità, ma questo può essere anche apparente perché alcune cose possiamo adottarle semplicemente come meccanismo di difesa. E adesso procediamo con la prima carta. Ci fa un po' il punto della situazione. Intorno al 16 giugno troviamo la luna della strega. Come punto di partenza questa carta, siccome si riferisce al nostro potere personale, alla magia, a un qualcosa che sta per manifestarsi e che quindi non solo abbiamo bisogno di adottare le nostre strategie e il nostro appunto potere personale, abbiamo bisogno anche per quelli che vogliamo realizzare di rendere la nostra vita più magica, più intensa e quindi questo potere interiore, questo potere personale può essere utilizzato proprio per realizzare un sogno. Alcune cose si possono realizzare anche nell'immediato, altre abbiamo bisogno di un po' più di tempo ed ecco che dobbiamo incominciare a muoverci e collaborare con l'universo. Quindi sappiamo benissimo che il nostro potere funziona, però abbiamo anche bisogno ovviamente di trovare le condizioni giuste. Questa carta ci sta dicendo che possiamo trovarle proprio in questo periodo e che l'universo ci aiuta assolutamente, però tutto deve comunque partire da noi. L'altro messaggio arriva dalla carta Esbat, anche questa ha a che fare proprio con il nostro potere, con la consapevolezza, con lo studio, con il radicamento, vivere esperienze molto intense sia a livello spirituale che di risveglio, e poi ci parla anche di entrare in comunicazione con il divino, abbiamo visto anche con l'universo. E forse c'è veramente la possibilità di vivere in modo molto molto intenso qualcosa. Per alcuni la propria spiritualità, la propria interiorità, qualcosa di strettamente personale, per altri magari un qualcosa della vita lavorativa, per altri può essere la vita sentimentale, eccetera. E adesso vediamo l'altro messaggio che arriva dal lavoro sulle ombre. Questa può riferirsi a un aspetto particolare, perché vuol dire che in qualche circostanza c'è ancora qualcosa che influenza il nostro presente, qualcosa del passato ovviamente, che ci impedisce di andare avanti o di vivere in pieno e meglio alcune esperienze del presente. Cosa si può fare? Il lavoro sulle ombre, per dirla molto, molto, molto in breve, ci permette di scavare le cause alla radice dei nostri problemi, di quello che ci blocca nel presente e quindi vanno affrontate quelle esperienze represse, quelle negative, proprio per liberarci di ferite e attivare sia una fase di guarigione sia un nuovo inizio. E adesso procediamo con gli altri messaggi dall'oracolo dello sciamano.
Diciamo che vedendo proprio le vostre prime carte è un periodo molto, molto intenso e che la vostra, magia interiore, il vostro potere può essere utilissimo, uhm, per gestire le vostre stesse energie, per incamminarvi in un percorso che sia un nuovo inizio o che sia quello giusto che già state portando avanti. Quindi a volte dobbiamo solo cambiare modalità e poi sarà tanto importante appunto questo lavoro su un aspetto ombra della vostra vita o del vostro essere interiore. Il sonaglio è una specie di richiamo, richiamo di comunicazione, di risveglio del potere latente, di protezione, di muovere l'energia dentro e fuori di noi, proprio per richiamare quelle forze sottili e poi soprattutto, quel suono, a livello metaforico ovviamente, che ci permette di, richiamare la nostra lucidità, la chiarezza. Molto interessante anche il suo messaggio di invocazione, di preghiera, di un qualcosa che ci aiuta e che può essere da lassù effettivamente l'universo. Abbiamo visto parte, dipende anche dal nostro potere, però in realtà potrebbe essere anche una persona intorno a noi. Troviamo la freccia. Bellissima questa carta perché parla di essere in linea con il proprio cuore, con la propria anima, di concentrarci sul nostro bersaglio e di colpire nel segno. Abbiamo questa opportunità, però dobbiamo rimanere fedeli a noi stessi, alla nostra vocazione, agire in libertà e anzi anche liberare la nostra creatività. È possibile quindi raggiungere una ricompensa, raggiungere l'obiettivo, però dobbiamo chiederci cosa merita la nostra attenzione, la nostra energia e che cosa desideriamo veramente. L'ultimo messaggio arriva dalla carta della spirale. Questo è un messaggio, legato ai nostri valori, alla propria unicità, oltre i ruoli e le aspettative. È un invito, una chiamata, come abbiamo visto già il sonaglio, quindi va a sottolineare questo aspetto, all'intuito, al quello che precede la, vera e propria chiarezza, a individuare ciò che può essere curato, guarito, magari anche di permettersi di riposare, di, utilizzare al meglio la nostra saggezza, di riconoscere l'esperienza che abbiamo fatto, precedentemente, anche quella va sfruttata a nostro vantaggio. Ci parla anche di amore come forza creativa, amore intendo a 360 gradi, quindi non solo verso una persona, verso i nostri obiettivi e anche e soprattutto verso, noi stessi e di mantenere viva, la passione, quindi di mettersi in ascolto e come abbiamo visto proprio di adottare, la nostra magia, interiore, diciamo e anche esteriore, proprio per ascoltare e percepire quelli che possono essere dei messaggi molto sottili intorno a noi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!